Ciao ragazzi, siamo qui con i Camellias Garden. Iniziamo con la presentazione. Ciao, sono Valerio. Ciao Manolo. E io sono Marco. Gianmarco. Ok ragazzi, innanzitutto da dove viene il nome Camellias Garden? Ha un qualche significato particolare? Da dove viene insomma? Posso rispondere io? Allora, il nome viene da me, insomma, ho pensato a questo nome perché insomma mi piaceva, in realtà il motivo principale è perché volevo chiamare il gruppo come i Garden Wall, che erano la vecchia formazione dei Genesis, che sono il mio gruppo preferito. Poi insomma volevo mantenere questa cosa del Garden e ci ho messo questa cosa delle camelie perché mi piaceva molto questa cosa del giardino delle camelie. Le camelie sono un fiore molto forte, molto resistente. E il Giardino delle Camelie è tipo una specie di posto super sicuro dove insomma noi ci possiamo cullarci o possiamo stare in tranquillità assoluta. Ecco, mi piaceva questa cosa del posto sicuro che ci potesse servire come difesa, ecco. E invece chi di voi scrive i testi, chi scrive gli arrangiamenti? Beh, allora guarda, i testi li scrive principalmente Valerio, anzi quasi totalmente, visto che inizialmente era cominciato tutto con delle canzoni che ha scritto Valerio e che abbiamo aiutato ad arrangiare. Poi però suonando insieme, vedendoci magari anche con gli strumenti in mano, siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di nuovo, degli arrangiamenti tutti particolari che sono usciti un po' da ognuno di noi, dalle nostre esperienze anche. Ottimo, e invece qualcuno mi vuole parlare del titolo del vostro primo album che ho trovato molto curioso, insomma You Have a Chance come titolo del primo album è, non so, un augurio, una speranza? Allora, a me piace questa cosa dello slogan, ecco, You Have a Chance è uno slogan principalmente, mi piace un titolo insomma che desse, un titolo di impatto che desse insomma parecchia visibilità al tutto. Mi piaceva dare insomma il messaggio, c'è questo messaggio perché all'interno dell'album ci sono piccole storie che sono legate da questo filo comune, piccole storie malinconiche che sono legate a questo filo comune che praticamente qualunque cosa ti succeda, anche cosa più brutta, tu hai la possibilità di risalire e tutto è dentro di te, basta che tu guardi dentro di te, insomma è una possibilità, chiunque di noi ce l'ha secondo me. È una cosa che sembra un po' banale detta così, però insomma mi piaceva, secondo me il messaggio è molto forte. E parlando sempre delle vostre canzoni, ho notato che ci sono parecchi riferimenti al periodo medievale con, che ne so, A Knight's Vow e The Withered Throne e anche a molti elementi di luce. Come mai questo, insomma, come ce lo spiegate? Beh, diciamo che l'uso degli strumenti acustici aiuta molto su questo perché tutte queste sonorità anche un po' sognanti che parlano, insomma, raccontare le storie è una cosa tipica magari del passato, no? E quindi spesso e volentieri ci troviamo anche noi, magari non volendolo, a armonizzare le cose, a arrangiarle in maniera tale che venga fuori una cosa un po' retro, ecco, diciamo così. E devo dire che il vostro pezzo We All Stand in a Broken Jar mi ha completamente conquistata, insomma, però è un pezzo strumentale, mi sarei aspettata un testo quasi romantico. Guarda, We All Stand in Our Broken Jars nasce da un'improvvisazione che abbiamo fatto mentre preparavamo il brano che lo precede, che è The Withered Throne. E è venuta così, insomma, noi abbiamo suonato l'arpeggio finale di The Withered Throne, ci abbiamo suonato sopra e ci piace avere una strumentale. Poi insomma c'è il titolo che è abbastanza, cioè secondo me il testo è il titolo, ecco, è abbastanza lungo per quello. È un brano che ha questa connotazione post-rock, nel post-rock appunto si usa, è prettamente strumentale e si usa dare titoli lunghi proprio perché insomma sono quelli il testo. Allora, vediamo se ci ho indovinato. A parte i Genesis che me l'hai già detto tu, io ho sentito parecchi Jethro Tull, ho sentito anche i Deer Hunter e i Pink Floyd. Quali sono, insomma, le vostre influenze principali? Vai Marco, rispondi. No, guarda, sicuramente Genesis in pieno. Gli altri, a parte Pink Floyd e Jethro Tull, i Deer Hunter neanche li conosco, francamente. Neanche noi. Ah, perfetto. E invece una curiosità, insomma, la cover del vostro album a me ha ricordato molto una scena tratta da Alice nel Paese delle Meraviglie, però in chiave meno colorata.
Ci ho preso? Guarda, ci hai azzeccato proprio in pieno perché però, comunque. a parte che sì, un po' di colore ce l'ha, anche se magari è un po' pastello, si mischia tutto e via dicendo, ma in realtà l'idea era proprio di partire con una cosa alla Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè un po' sognante però con dei tocchi di realtà in mezzo. E Anna Mosley, che ha fatto appunto la copertina del nostro album, ha interpretato secondo il suo senso artistico e a noi è piaciuto molto. Ok, perfetto. Quindi il barattolino rotto che si vede di fronte è il Broken Jar. Esatto, sì, c'è questa sorta di mini concept che appunto può essere sintetizzato con questa cosa delle anfore, delle giare che si possono vedere appunto nella copertina, e We All Stand in Our Broken Jars praticamente si rifà a questa cosa. Noi insomma pensavamo, io in particolare che ho scritto i testi, ecco, pensavo a questa specie di metafora di queste anfore che sono la nostra protezione, che ci racchiudono da quando nasciamo fino a che non raggiungiamo una certa età. A un certo punto quest'anfora si rompe quando raggiungiamo la maturità e veniamo investiti da tutto quello che è la vita. Ecco, poi sta a noi decidere se uscire definitivamente fuori dall'anfora e quindi affrontare la vita, o rimanere nelle nostre anfore, nelle nostre giare, e quindi continuarci a cullare in quello che insomma che ci apparteneva quando eravamo bambini, che secondo me è una cosa sbagliata, anche se lo facciamo un po' tutti. Guarda, ecco. può continuare tutto il giorno, quindi se non lo fermiamo... Vabbè, mi piaceva dire questa cosa visto che abbiamo detto della copertina e insomma era bene dirlo. E piuttosto invece come è nato questo progetto? Come vi siete incontrati? Dove vi siete conosciuti? Beh, in realtà è nato tutto con un altro progetto. Prima ci eravamo incontrati per un progetto cover dei Porcupine Tree che avevamo cominciato, poi Valerio tra l'altro è stato l'ultimo ad entrare, se non mi ricordo male. E poi abbiamo avuto uno stop forzato per questioni insomma che andavano al di là della nostra volontà, e quindi abbiamo deciso di investire le nostre forze in quest'altro progetto che ci pareva bello e a quanto pare ha funzionato. E invece raccontateci qualcosa dei vostri progetti estivi. Avete in programma qualche tour, qualcosa del genere? Lo stiamo facendo il tour, stiamo facendo tantissimi concerti, ecco, abbiamo già fatto 5-6 concerti questo giugno e continueremo insomma fino a fine luglio. Abbiamo anche insomma anche altre situazioni a partire da questo weekend, la settimana prossima. Siamo venerdì, siamo al Discover Festival a Castel Gandolfo, suoneremo al Mavi Live, un nuovo locale al Gasometro lunedì. Giovedì suoniamo al Traffic e domenica c'è un'altra serata insomma che stiamo organizzando, ma di cui non vi posso dire ancora niente. Segreti di e poi Stato. siamo in attesa insomma di vedere se riusciamo a partecipare a Pigneto Spazio Aperto, che ci hanno detto insomma che c'era qualche possibilità, e vediamo, insomma, ne stiamo muovendo il più possibile per cercare di promuovere il disco e per cercare di far muovere il più possibile il nome della band. Avete già in programma qualche nuovo disco, qualche nuovo pezzo? Sì, stasera appunto già presentiamo un nuovo brano che stiamo in realtà ancora in fase di lavorazione, ecco. E abbiamo altri pezzi a cui stiamo lavorando, però insomma ci muoviamo con calma. Adesso noi abbiamo fatto uscire il disco 3 mesi fa, abbiamo i pezzi, abbiamo il nostro bel disco da promuovere, abbiamo anche appunto delle cose nuove su cui lavorare. Cerchiamo la miglior situazione possibile, ecco, per intraprendere nuovamente un'avventura discografica. Per adesso ci accontentiamo di questa e cerchiamo di spingere il più possibile. Siete con qualche etichetta o siete indipendenti per ora? Sì, abbiamo fatto questo disco con un'etichetta di Milano, un'etichetta specializzata in progressive rock, che si chiama Alt Rock. Tra l'altro abbiamo avuto problemi perché l'album non è che sia poi così legato al progressive più classico, magari italiano. Quindi insomma presentandolo, l'abbiamo presentato a Milano in un ambiente che contiene molti progster, ecco. Il pubblico era un afficionato di progressive anche un po' classico. Qualcuno ha storto il naso perché insomma noi cerchiamo anche di uscire un po' da questi canoni, non vogliamo, ecco, noi facciamo quello che ci piace, poi se viene definito progressive bene. Vabbè, c'è da dire comunque che l'etichetta si è comportata benissimo, noi ringraziamo l'Alt Rock, Marcello Marinone che ci ha seguito nel progetto, ringraziamo Massimo Dolci che è il chitarrista dei Gran Turismo Veloce, che senza di lui non saremmo riusciti a fare assolutamente niente di quello che c'è nel disco. Quindi al di là di tutto comunque l'etichetta ci ha aiutato, ci ha supportato e noi ringraziamo tantissimo. Ok ragazzi, allora un saluto ai vostri fan.
Un saluto ai fan dai Camellias Garden e grazie di tutto di essere venuti qui a sentirci al Circolo degli Artisti, poi a tutti i concerti. Vabbè, promuoviamo. Grazie a tutti, continuate a seguirci, mi raccomando. Ok, ciao a tutti, seguiteci spesso. Vabbè, io ringrazio voi di Black Book, ringrazio chiunque vedrà l'intervista e vi invito insomma a seguirci tramite i nostri canali, la nostra pagina di Facebook, il nostro account su SoundCloud. Potete acquistare il nostro disco venendo ai nostri concerti sul disco dell'etichetta che è l'Alt Rock, oppure acquistarlo in digitale su Bandcamp. Ciao a tutti. Watercolor painting on